Good morning guys! Questo video inizia da qui, davanti al mio faro, perché ora lo andiamo a svitare, perché come avete letto molto bene qui nel titolo, io oggi vi faccio vedere una nuova lampadina a LED. La posizione è sempre scomodissima per svitare sta cazzatina di vita. Madonna quanto è scomoda. Ops. Allora, stacchiamo il faro, ora ci spostiamo sul divano e cominciamo a parlare della lampadina nuova. Prima di vedere la differenza fra tutte e due le lampadine, direi di fare prima l'unboxing. La cosa che subito mi salta all'occhio è che la scatola è più piccola, quindi presumo anche che a questo punto la lampadina sia più piccola. Ma direi di procedere subito con l'unboxing. Sono curioso. È veramente più piccola. Attacco H4. Qui abbiamo gli unici due LED. L'altra lampadina ha un fascio di LED qua sopra e uno qui sotto. Ma ricordatevi che questi qua fanno sia da anabaglianti che abbaglianti. La ventolina è qui davanti, più piccola rispetto all'altra perché ovviamente avendo meno LED deve raffreddare di meno. Questa azienda, la Haloid, mi ha regalato questo faro perché mi ha espressamente detto: ma tu il faro che hai ora non ha una cosa che il nostro ha, quindi vorremmo fartela provare. E io mi sono detto certo, proviamola. E la parte bella è ha questo fascio di luce circolare davanti, blu, praticamente è un angel eye, l'occhio con la pupilla in mezzo. No, fantastico! Praticamente il logo Harley Davidson entra precisamente dentro dove c'è la ventolina, quindi intorno al logo Harley c'è tutta quanta la pupilla. Fantastico, non vedo l'ora di provarla. Se volete vedere come svitare la lampadina vi rimando al video qui sopra in descrizione, quindi poi vedete bene come svitare dal faro, rimontarlo agli attacchi e quant'altro. La cosa che subito salta all'occhio fra le due lampadine precedente e nuova è la differenza di lunghezza, che non è poi fondamentalmente così tanta, ma non vuol dire nulla. Qui abbiamo una potenza di 6500 lumen, veramente tanto. Ora la posiziono all'interno, il simbolo Harley Davidson è precisamente dentro, in mezzo all'Angel Eye. Oddio, fantastico. Ora lo riavvito un secondo, Faro posizionato, questa è come poi si vede. Non rimane che attaccarlo alla moto e vedere com'è da accesa. Mi ero incantato a guardarla. Proviamo. Posiziono la telecamera un pochino più distante così magari riusciamo a vedere il fascio. Se poi si vede bene l'avvicino per farvi vedere l'Angel Eye. Intanto andiamo a ricollocare i vari attacchi e ora accendiamo. Porca maiala. L'Angel Eye è fantastico. Ma è fantastico. Mi sto accecando. Non so se riuscite a vederlo ma non... Oddio, guarda, non vedo più nulla. Attio, quanto è forte. Come cacchio faccio a farvelo vedere? Vedete questo anellino intorno che è tutto luminoso ed è tutto quanto blu. Andiamo a vedere fuori la differenza fra quella vecchia e questa qua. Questa è la precedente lampadina H4 Full LED in versione anabagliante e questa in versione abbagliante. Questa è la lampadina Full LED Angel Eye nuova che sto provando. Purtroppo non si riesce a percepire l'ampiezza maggiore che si ha nell'apertura del faro. Questo è l'anabagliante, questo è l'abbagliante e sicuramente riuscite a percepire anche il fascio un pochino bluastro che l'Angel Eye blu dà qui nella parte bassa, che è particolarissima come cosa. Eccomi seduto e di nuovo con il faro in mano. La cosa che inizialmente mi lasciava perplesso di questa lampadina è che avendo solamente i LED nella parte superiore, la parte che si illuminava del faro era l'esatta metà superiore, mentre questa qua rimaneva completamente buia, mentre la lampadina precedente, avendo i LED sia sopra che sotto, illuminava interamente il faro. Paradossalmente questa lampadina è più potente. A livello di ampiezza diciamo che siamo allo stesso livello di questa, però sono rimasto scioccato sulla parte abbagliante. Illumina più in distanza, non tantissimo,
ma illumina più in distanza. Mi sono messo davanti alla moto per poter capire se poteva andare a rappresentare un ostacolo per chi ci veniva incontro, macchina, moto che fosse. In realtà a me non ha dato fastidio in nessunissimo modo, quindi non preoccupatevi, fascio abbagliante non danneggia la vista a nessuno. Azienda Haloid promossa al 100% per questa lampadina. Io sono rimasto affascinato da questo Angel Eye. Se volete passare a una soluzione LED per la vostra moto senza spendere i 60, 70, 80 euro per un faro full LED, avete la soluzione intermedia, in questo caso lampadina LED Angel Eye con un fascio di luce importante che arriva in profondità. Comunque il costo è 30 euro, un costo abbastanza irrisorio. Poi volete fare un passo successivo, passate al faro full LED. Questa azienda non mi ha mandato solamente la lampadina che ho provato nel faro, me ne ha mandata un'altra. Se non ci credete ve lo faccio vedere. Dentro il faro, lampadina seconda. Però ora non vi dico che cosa ci faccio con quest'altra lampadina. Se lo volete sapere, guardate il prossimo video. C'è una bella sorpresa per voi. Iscrivetevi al canale ragazzi e cliccate anche sulla campanina per rimanere sempre aggiornati. Ciao ragazzi!